Ciao a tutti cari amici del Leone, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Leone, tendenze energetiche e affettive per la seconda parte di Grazie. Amici del Leone, abbiamo la carta della temperanza. Si parla di equilibrio. La temperanza parla sempre di mettere in equilibrio il lato mentale con il lato emotivo, può essere il lato, diciamo, astratto con quello pratico. Sono i due lati della medaglia, diciamo così. È una carta che comunque parla di guarigione. Andiamo a vedere comunque con i tarocchi di che cosa vi parlano nello specifico. Io intanto vi ricordo che le letture sono comunque generali, sono fatte per un collettivo, quindi potrebbe essere che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non risuonasse nulla o volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare ascendente, segno lunare o Venere. Per chi volesse contattarmi, poi trova il mio indirizzo email nella descrizione qui sotto il video. Allora, abbiamo un 10 di spade, un principe di bastoni, un cavaliere di bastoni, una regina di bastoni, la ruota della fortuna al contrario, un 5 di bastoni. Al contrario. Qui con questo 10 di spade c'è stato la fine di un ciclo, la fine di qualche tipo di sofferenza, qualche tipo di delusione o anche semplicemente può essere che qualcuno abbia trasmutato un certo tipo di dolore. Ragazzi, abbiamo un principe di bastoni, quindi qui può rappresentare una persona che è appena entrata nella vostra vita o che sta per entrare nella vostra vita o che entrerà nella vostra vita non appena avrete concluso il ciclo anteriore. La regina di bastoni qui potrebbe essere una figura vicino a voi o un vostro tipo di attitudine. Sento che molte persone, molto qua, come vi dicevo all'inizio, ha a che vedere con il mettere in equilibrio il divino maschile con il divino femminile. Con questa regina di bastoni sento che si tratta di far pace un po' con quello che è la madre interiore, se vogliamo. Ehm, la ruota della fortuna, al contrario, qui mi dice che c'è un qualche tipo di ciclo che potrebbe essere karmico per qualcuno che non è ancora terminato. O comunque c'è qualcuno che sta facendo fatica ad uscire da un determinato ciclo, da situazioni che continuano a ripetersi probabilmente, o da un semplicemente si fa fatica ad uscire da una certa situazione. In realtà il 5 di bastoni al contrario è una carta positiva, nel senso che comunque parla della fine di qualche tipo di conflitto. Possono essere i conflitti interiori o possono essere conflitti con persone vicino a voi. Dopodiché abbiamo un 8 di bastoni, la carta del giudizio e la carta del 6 di coppe. Oh wow! La carta dell'8 di bastoni è un po' come se vi consigliasse di occuparvi di voi stessi o comunque delle vostre cose nella quotidianità, ok? Abbiamo anche la carta del giudizio e la carta del 6 di coppe, quindi qui ragazzi per qualcuno potrebbe essere che arriva una chiamata da qualche persona che si conosce da molto tempo, magari dai tempi dell'infanzia, potrebbe essere una persona con la quale non c'è mai stato niente a livello romantico, ma che in realtà poi si sviluppi in qualche cosa di diverso. Potrebbe anche semplicemente essere che vi chiamerà qualche vostro cugino lontano, potrebbe. C'è una sorta di risveglio comunque alla fine del periodo con questa carta del giudizio. Guardate, è interessante perché avete un 10 è una carta che sono due 10. Carta del giudizio è una carta numero 20, la ruota della fortuna è un 10 e il 10 di spade è qui. È come se il chiudere questo ciclo di sofferenza vi portasse ad uscire dal karma, una cosa di questo genere. Andiamo a vedere carta per carta che cosa vi dicono.
10 di spade per piacere. Abbiamo un 9 di bastoni e un 3 di coppe. Allora, per molte persone qui la sofferenza riguarda appunto il passato. Potrebbe questo 3 di coppe essere visto come qualche tipo di amico, di amicizia, insomma, che vi ha un po' fatto soffrire e per la quale, diciamo, avete alzato delle barriere, ok? Che potrebbero essere barriere nei confronti di questa persona o barriere nei confronti, cioè, nei confronti degli altri in generale. Per qualcun altro il 3 di coppe potrebbe parlare di una terza persona all'interno della relazione. E qui intendo a livello romantico. Andiamo a vedere un principe di bastoni, il cavaliere di bastoni per piacere, grazie. Asso di coppa al contrario e re di coppa al contrario. Questo cavaliere di bastoni è una persona sicuramente affascinante, appassionante, appassionata, potremmo anche dire, però manca, se vogliamo, quella che è la componente emotiva. Probabilmente la persona, quando c'è il re di coppa al contrario, normalmente non è una persona molto matura. ehm, a livello personale, ma a livello emotivo, non è una di quelle persone che è capace ad elaborare le emozioni, no? E poi c'è un asso di coppa al contrario, è come se qui qualche tipo di o incontro non si riuscisse a dare, oppure qualche tipo di inizio, diciamo. Andiamo a vedere la regina di bastoni. Dieci di spade un'altra volta e l'imperatrice. Sento che è come se qualcuno volesse diventare o volesse essere qualche cosa di più importante, qualche cosa di più, come vi dicevo prima, la sento un po' collegata sia al potere personale, perché comunque guardate, la regina di bastoni è rappresentata con un gatto nero e è per intendere che Uhm, come vi posso dire, che la regina di bastoni ha un'energia maliziosa, è un po' quella donna ammaliatrice, okay? È come se qui ci dovesse essere un po' più di sensualità e meno tenerezza, una cosa di questo genere. Andiamo a vedere la ruota della fortuna al contrario. Abbiamo un 4 di coppe e un fante di coppe al contrario. Guardate, che interessante. Qui è che la storia non cambia. C'è una carta degli altri oracoli, si chiama la storia infinita. È un po' quella cosa lì, no? Questa è la carta della cecità, cioè di qualcuno che si sta focalizzando solo sulle tre coppe davanti e non vede la coppa che gli viene offerta, e qui il fante di coppe che non fa offerta. Quindi, voglio dire, qui c'è qualche tipo di salto, secondo me, che voi state aspettando con l'asso di coppe. Andiamo a vedere il 5 di bastoni al contrario. Oh, un altro 5 di bastoni e un asso di denari. Sì, è come se qui non fosse realmente chiaro come impostare le cose, come impostare questo nuovo inizio. Ehm, Andiamo a vedere l'otto di denari perché ho come l'impressione che sia una lettura molto rivolta al terzo gruppo che faccio di solito e che farò anche dopo. Fante di bastoni al contrario e re di bastoni al contrario. Guardate, un po' come se vi dicessero di concentrarvi sui dettagli. È interessante perché sono usciti re, fante di bastoni
cavallo e regina di bastoni. Voglio andare a vedere il giudizio. Re di spade, 8 di bastoni. Voglio andare a vedere una carta per il 6 di coppe, 2 di pentacoli. Guardate, è un po' come se vi dicessero di osservare il dettaglio qui per uscire da questa sorta di insoddisfazione, chiudere questo ciclo, perché qualcuno qui non vede arrivare un'offerta, non vede arrivare una proposta. mm, Magari vi aspettate delle scuse perché comunque qua c'è stato un tradimento. Il punto qual è? Che l'altra persona, se dovesse essere che anche state aspettando un ex magari, o diciamo che quello che sento io è che l'altra persona potrebbe arrivare a contattarvi, potrebbe ritornare, ma in realtà di quello che è successo non si parla, non si chiarisce e quindi voi rimanete ancora in quest'idea di dubbio. Sono due carte, qua c'è il segno dell'infinito, questa è la ruota della fortuna al contrario, che parlano, come vi dicevo prima, di quello che è la storia infinita. C'è da portare in equilibrio il vostro lato mentale con la temperanza, con il vostro lato emotivo, nel senso che bisogna dire, ok, cos'è che si aspetta la mente e in realtà come sta il cuore? Perché se tutto questo ambaradan, se tutto questo movimento comunque alla fine non vi porta soddisfazione, non vi porta la relazione che voi volete, non uscite dal karma. Cioè sarà, il ciclo si ripete fondamentalmente. Quindi qui avete bisogno di prendere consapevolezza con questa carta del giudizio. Andiamo a vedere gruppo per gruppo che cosa vi posso dire di più. Quindi single, poi per le persone che sono in una relazione stabile e l'ultimo gruppo è per le persone che hanno una relazione a distanza, clandestino o che sono in separazione. Single. Allora, abbiamo una regina di denari al contrario, di nuovo un 10 di spade e un imperatore. Qua è uscita l'imperatrice, Sì, di nuovo, qui si tratta di... Ragazzi, per voi si tratta di lasciar perdere un certo tipo di atteggiamento. Esatto, voi dovete risvegliare il divino maschile. La regina di denari è sempre colei che è un po', la vedete che è lì con gli occhi chiusi, un po' così, è appagata di quello che ha. Beh, adesso in questo caso è al contrario, quindi non è appagata di quello che ha, però parla sempre di un'energia un po' statica, un po' di una persona che aspetta che, ehm, sì, i movimenti degli altri. Qui abbiamo di nuovo un 10 di spade, bisogna tagliare con questo tipo di atteggiamento e risvegliare il divino maschile. L'imperatore è colui che segue le regole, crea e segue le regole, è costante e lavora sodo. È una persona che sa comandare, che sa gestire. Qui si tratta per voi di risvegliare il divino maschile per riuscire ad uscire da questo, da questa storia infinita, come vi dicevo prima, ok? Vedendola da un punto di vista un po' più pratico, se questa regina di denari potesse rappresentare un ex o una ex, qui il suggerimento è di tagliare per andare verso questo imperatore, perché comunque qualcuno qui può entrare. Lo vedevamo anche qui, ci sono un sacco di figure. Ok, andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione stabile. Che cosa riesco a dirvi di più? Due di coppe, 8 di coppe e cavaliere di coppe al contrario, che ricollego a questo fante di coppe al contrario. Qui ragazzi potrebbe essere che ci sia appunto quello che è l'unione, quello che è il compromesso felice, però come vi dicevo, qui sembra che le cose non partano come voi vogliate, anzi, in realtà c'è una sorta di allontanamento da parte dell'altra persona,
e in effetti vediamo che questa offerta forse non arriva. Questo nuovo inizio che magari voi vi aspettate non è poi così concreto. Il consiglio qui è di guardare la quotidianità delle cose, di guardare il dettaglio, di guardare nelle piccole cose. Sapete che si dice che di guardare i fatti, non le parole, ed è proprio quello, perché con le parole uno può dire quello che vuole, vi può girare come vuole, vi può fare tutte le false promesse, però è poi in base a come uno si comporta che vedete se realmente la persona è di parole e quindi ci si può fidare di quello che dice, oppure se in realtà poi nei fatti fa altro, vuol dire che... Beh, andiamo a vedere l'ultimo gruppo. Abbiamo un 7 di pentacoli, di nuovo un 2 di pentacoli e un 10 di coppe, non male, va bene. Allora, qui vi dice che, insomma, 7 di coppe, 7 di, scusate, pentacoli è una carta comunque che ha un'energia molto statica, è un'energia di attesa in realtà, quindi qui è un po' come se vi volessero dire cercate di aspettare fondamentalmente e navigare gli alti e i bassi, perché poi arriva quello che è un 10 di coppe, arriva quello che è il risveglio, il completamento che qui vediamo con il giudizio. Ok amici del leone, andiamo a vedere una carta da parte degli angeli del cuore. Qui comunque c'è qualche tipo di ciclo dal quale voi dovete uscire. Qui avete un 10 di spade, qui avete un 10 di spade, i singoli hanno il 10 di spade. Pensa con ottimismo alla tua vita amorosa. Sì, qui praticamente è una questione di tenere le vibrazioni alte, ok? Per chi in questo caso la sento una carta diciamo più per i single, però vi dice pensare con ottimismo alla vita amorosa vi porterà al vero amore. Poi abbiamo passione, permetti a cuore e anima di cantare con gioia e lascia andare il tuo ex, è tempo di ripulire la tua energia. Qui lo sento tanto con i single, sinceramente. Bene, cari amici del leone, questo è quello che avevo per voi. Io spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi ringrazio anche del tutto il sostegno che mi date sempre. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!